Qualche giorno fa ho pubblicato sul podcast di Vaporetto Italiano un episodio dedicato ai giorni della merla. Che cosa sono i giorni della merla? Con questa espressione si intendono i 3 giorni più freddi dell'anno, che secondo la tradizione sono il 29, il 30 e il 31 gennaio. E tutti noi speriamo che siano veramente giorni freddi, perché secondo un proverbio, se i giorni della merla sono freddi, la primavera sarà bella, ma se i giorni della merla sono caldi, la primavera arriverà tardi. All'interno dell'episodio del podcast che ti propongo qui, così potrai esercitarti nella comprensione orale dell'italiano, parlo anche di una leggenda che narra l'origine di questi giorni, ma non voglio anticipare più nulla, aggiungo solo che la trascrizione di tutti gli episodi del podcast con il lessico più importante usato in contesto è presente sulla pagina Patreon, dove pubblico anche un cruciverba o un quiz per ogni episodio in modo che tu possa memorizzare le parole e le espressioni nuove in modo semplice e divertente. Su Patreon possiamo anche incontrarci perché facciamo delle lezioni in diretta su Zoom e ci saranno anche tutti i video di YouTube con i PDF, le trascrizioni, ulteriori esercizi e chi più ne ha più ne metta. Ma adesso basta, ti lascio all'episodio del podcast sui giorni della merla. I giorni della merla. Se sono freddi, la primavera sarà bella. Se sono caldi, la primavera arriverà tardi. Questo è un proverbio molto conosciuto che, come tutti i proverbi, nasconde all'interno della retorica un fondo di verità. Che cosa sono i giorni della merla? Attenzione alla pronuncia di questa parola per evitare fastidiosi equivoci. Si pronuncia merla, con la lettera L di limone. Mi raccomando. Con l'espressione giorni della merla ci si riferisce ai giorni più freddi dell'anno, che secondo la tradizione popolare sembrano essere gli ultimi 3 di gennaio, anche se per qualcuno i giorni della merla si trovano a cavallo dei primi 2 mesi dell'anno, includendo quindi anche il 1° febbraio. L'origine dei giorni della merla va ricercata in una leggenda presente in varie versioni a seconda della regione italiana in cui è stata tramandata. La leggenda più popolare spiega l'origine di questi giorni partendo da una sfida. Esatto, una sfida tra il mese di gennaio e una tenace e testarda merla bianca. Gennaio si divertiva a torturare la merla con un freddo gelido ogni volta che l'uccello lasciava il proprio nido. Stanca di patire del freddo e di farsi prendere in giro dal mese di gennaio, la merla decise di procacciarsi abbastanza cibo da non dover più lasciare il nido e lì rimase per 28 giorni. La fine del mese, visto che gennaio a quel tempo aveva solo 28 giorni. Il mese di gennaio, irritato dalla strategia messa in atto dalla merla, prese in prestito 3 giorni da febbraio, portando i suoi giorni da 28 a 31. La merla uscì convinta che il mese fosse finito, ma dovette scontrarsi con l'ira di gennaio, il quale scatenò tutto il gelo, la pioggia e il vento possibili e immaginabili. La merla non poté fare altro che rifugiarsi in un comignolo, sopra un tetto, dove rimase per 3 interi giorni. Una volta uscita dal suo rifugio temporaneo, però, si accorse di essere diventata completamente nera a causa della fuliggine. Da quel giorno tutti i merli diventarono neri, proprio come li conosciamo oggi.
Devo essere sincero, non ho mai verificato la veridicità del proverbio secondo il quale a dei giorni della merla caldi corrisponde una primavera pigra. È ancora più difficile oggi verificare tale ipotesi, visto il cambiamento climatico e gli inverni miti degli ultimi anni. In questo momento in cui sto registrando l'episodio è inverno qui in Italia e i giorni della merla sono vicini. Quindi sono deciso a verificare la possibile connessione tra la temperatura degli ultimi giorni di gennaio e l'arrivo della primavera. Che bella parola! Primavera! Tante filastrocche sono state scritte nel tempo a proposito di questo particolare periodo dell'anno. Per chi non conoscesse la parola, con filastrocca intendiamo una canzonetta, una composizione in versi e rimata che viene letta o cantata ai bambini. Per farti capire che cosa intendo, vorrei leggerti una famosa filastrocca scritta da Yolanda Restano, che tratta proprio i giorni della merla. Yolanda è la fondatrice del sito filastrocche.it, un sito internet dedicato ai più piccoli, in cui sono raccolte filastrocche, canzoni, barzellette, giochi e molto di più, con il fine di intrattenere e divertire i bambini. Leggiamo insieme la sua filastrocca, chiamata proprio I giorni della merla. Oh che freddo! Oh che gelo! Vento forte e nubi in cielo! La pozzanghera è ghiacciata! La grondaia si è gelata! Indossiam sciarpe e cappelli, bei maglioni e gran mantelli, paraorecchie e poi giacconi, canottiere e calzettoni. Ma sto freddo non va via, gela tutto, mamma mia! Più pungente di una sberla sono i giorni della merla. Questo è un esempio perfetto di filastrocca, in cui la rima rappresenta l'espediente dominante. Gelo e cielo, cappelli e mantelli, via e mia. Bene, con l'episodio di oggi hai imparato che cosa sono i giorni della merla, se non li conoscevi già, e la loro leggendaria origine. Spero che questo episodio ti sia piaciuto e ti abbia tenuto compagnia. Come sempre, la trascrizione dell'episodio sarà presente su Patreon, insieme al lessico più importante usato in contesto e a un cruciverba o un quiz, che ti aiuteranno a memorizzare in modo divertente le parole nuove che hai incontrato qui. Il link a Patreon è nella descrizione di questo episodio. Grazie mille per la tua compagnia e la tua fiducia. Non so quale sia la stagione nel tuo paese. Qui siamo in pieno inverno. Ho le dita congelate, ma non vedo l'ora di vedere come saranno i giorni della merla del 2023. Un abbraccio forte e a presto!